Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai sentito parlare del mistero di Wizard Cliff? Verso la fine del 1700, nella comunità di Middleway, la famiglia Livingstone fu vittima di diversi e anche alquanto strani fenomeni paranormali dopo aver ospitato nella loro casa uno sconosciuto. L'uomo, che era gravemente malato, un giorno chiese al signor Livingstone di chiamare urgentemente un prete cattolico perché voleva confessarsi prima di morire. Ma Livingstone, che era un devoto luterano, non prese molto bene questa richiesta e gli rispose che non era riuscito a trovarlo nella sua cittadina. Poco tempo dopo però il malato morì e fu sepolto senza alcuna cerimonia religiosa proprio all'interno di quella fattoria. E fu proprio dopo la sua morte che i Livingstone iniziarono ad essere tormentati da rumori inspiegabili, voci e a trovare tagli di ogni genere su ogni loro oggetto personale. Erano talmente disperati che ad un certo punto chiesero anche l'aiuto della Chiesa. Pensate che dopo un particolare evento che li scioccò tutti, la famiglia Livingstone si convertì alla Chiesa cattolica. La storia incredibile che sto per raccontarvi è stata definita dal reverendo Alfred Smith, redattore capo della Catholic Review e segretario del cardinale Gibson, una delle storie paranormali più documentata e vera mai raccontata. Ma amici, prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo! Adam Livingstone nacque a Lancaster County nel febbraio del 1739. All'età di 33 anni ereditò la fattoria del padre a Middleway, nella contea di Jefferson, in West Virginia. Si trasferì lì nel 1772 con sua moglie e i loro 7 figli, 3 maschi e 4 femmine. Secondo alcuni documenti, la famiglia Livingstone era luterana molto praticante e quando viveva ancora a Lancaster erano stati vittima di alcuni eventi molto negativi, come la scomparsa improvvisa del loro bestiame, il raccolto della loro terra che non dava buoni frutti, oggetti che sparivano o che venivano ritrovati rotti, rumori inspiegabili e strani graffi sui muri simili a degli artigli. Quando Adam ereditò quella fattoria di 350 acri, erano tutti molto felici di poter andare via dalla loro attuale abitazione, perché speravano di poter ricominciare e di abbandonare quella sfortuna che li stava perseguitando. Purtroppo però le cose non andarono come avevano previsto. Quei fenomeni li seguirono anche nella loro nuova abitazione, graffi sui muri, rumori inspiegabili che diventavano col tempo sempre più sinistri, ma soprattutto avevano avuto delle gravissime perdite finanziarie dovute alla scomparsa improvvisa o alla morte del loro bestiame. Da qui in poi inizia una storia che non tutti i documenti storici riportano, ma alcuni sì, e voglio raccontarvela perché potrebbe farci capire qualcosa in più su quello che accadde ai Livingstone. Una notte del 1794 un uomo di mezza età bussò alla loro porta in cerca di un posto per dormire per qualche giorno. Adam, che era un uomo molto caritatevole, accettò di dare ospitalità a quello sconosciuto. Purtroppo però qualche tempo dopo l'uomo si ammalò improvvisamente e si aggravò talmente tanto che un giorno chiamò al suo capezzale Adam e gli disse che sentiva di essere in fin di vita. Gli raccontò che era di fede cattolica e gli chiese la cortesia di chiamare immediatamente un parroco perché voleva confessarsi e ricevere gli ultimi sacramenti prima di morire. Adam però, che era un luterano molto devoto, sembra che non prese molto bene quella richiesta e che gli rispose anche in malo modo, dicendogli che non c'era nessuno in quella cittadina di fede cattolica e che anche se ci fosse stato un parroco in quella zona non gli avrebbe mai permesso di varcare la soglia della sua casa. Lo sconosciuto però non si arrese. Con le ultime forze che aveva in corpo e con un filo di voce continuò a supplicarlo di chiamare un prete per poter avere l'estrema unzione. Adam fu davvero irremovibile, ma in sua difesa disse che veramente non conosceva un prete perché non c'erano chiese cattoliche nelle vicinanze. Qualche giorno dopo quell'uomo morì
senza ricevere gli ultimi sacramenti. E Adam non ricordava neanche il nome di quell'individuo. Cercò invano tra i suoi effetti personali, ma non trovò nulla che potesse far luce sulla sua identità. Quella notte assunse un uomo, Jacob Foster, che vegliasse sul defunto in segno di rispetto. Ma quando calò la sera, accadde qualcosa di davvero inspiegabile. Le candele che erano state accese si spensero all'improvviso e ogni volta che Foster tentava di riaccenderle si spegnevano inspiegabilmente. Subito pensò che erano difettose, che magari un po' di vento le avesse spente, ma in seguito dichiarò che quella era davvero una cosa assurda, perché in quella stanza non c'era davvero un filo d'aria. A quel punto Foster andò immediatamente dal padrone di casa per spiegargli quello che era accaduto e Adam portò 2 candele che aveva appena utilizzato in soggiorno, quindi certamente quelle non erano difettose, ma appena le accese nella stanza del defunto si spensero immediatamente. Questa cosa terrorizzò tantissimo Foster, che scappò a gambe levate dalla fattoria. Il giorno dopo Adam, con l'aiuto di alcuni vicini, seppellì quel cadavere all'interno della sua fattoria, ma senza una cerimonia religiosa e senza una lapide, perché non sapeva il nome, il cognome e la data di nascita di quell'uomo che era morto a casa sua. E qui ha inizio il tormento dei Livingstone, il mistero noto come Wizard Clip. Subito dopo la sepoltura, quella stessa notte, tutta la famiglia fu svegliata di soprassalto da un rumore fortissimo di cavalli al galoppo, un chiasso talmente assordante che li buttò giù dai loro letti impauriti. Ma quando Adam andò fuori per controllare, non trovò assolutamente nulla e tutti riuscivano a sentire quel rumore, ma nessuno trovò mai una spiegazione logica a quella situazione così inquietante. Nei giorni successivi altre cose accaddero, disturbanti e anche abbastanza gravi. Il loro fienile venne raso al suolo da un incendio e buona parte del bestiame morì o sparì senza lasciare traccia. All'interno della loro casa le stoviglie presero a levitare in aria per poi cadere a terra in 1000 pezzi e suoni strani simili a delle campanelle suonarono ininterrottamente portandoli sull'orlo dell'esaurimento. Una grossa somma di denaro ancora chiusa a chiave dentro un baule sparì e le teste delle oche e delle anatre vennero tagliate da una mano invisibile. E non solo, bracci ardenti saltarono fuori dal camino per poi atterrare anche a diversi metri di distanza, mettendo così in pericolo la casa ma soprattutto i suoi abitanti. I Livingstone erano davvero terrorizzati e non sapevano cosa fare per far cessare quegli eventi che li stavano perseguitando. Un giorno però sentirono un rumore diverso, come di un grosso paio di forbici che stava sminuzzando qualcosa, e trovarono tutti i loro effetti personali fatti a pezzi. Lenzuola, tovaglie, abiti, stivali, le loro coperte, dando il via al fenomeno noto come Wizard Clip o The Livingstone Clip, proprio a causa del ritaglio continuo che durò per oltre 3 mesi. A quel punto la notizia di quegli eventi in casa Livingstone era ormai largamente diffusa nella loro comunità e attirò la curiosità dei contadini locali e anche di quelli delle immediate vicinanze. Un giorno una signora molto anziana, presbiteriana di Martinsburg, presa dalla curiosità, si presentò alla fattoria. Prima di entrare però mise al sicuro il suo nuovo cappellino di seta all'interno di un fazzoletto che poi ripose dentro la sua tasca. Quando dopo la sua visita uscì, tirò fuori il fazzoletto che era ancora intatto, lo aprì e trovò il suo cappellino fatto letteralmente a brandelli. Poco dopo arrivarono anche 3 giovani di Winchester. Erano increduli su quello che stava accadendo a quella famiglia e volevano poter verificare con i loro occhi se tutto quello che si raccontava era vero. Adam gli accordò il permesso di poter rimanere lì con loro qualche giorno, ma solo dopo pochi istanti che erano seduti tranquillamente, videro una grossa pietra
uscire dal camino e rotolare molto velocemente nella loro direzione. Questa cosa li gettò nel panico e gli fece abbandonare la fattoria all'istante. Ovviamente i Livingston erano devastati da tutta quella storia che li aveva messi a dura prova sia finanziariamente che psicologicamente. Adam cercò anche l'aiuto di un pastore luterano del locale e di 2 metodisti, ma nessuno riuscì a aiutare quella famiglia, eliminando quei fenomeni che li stava affliggendo sotto ogni punto di vista. Una notte però accadde qualcosa che segnò una svolta. Adam fece un sogno, una chiesa bellissima e un prete con una veste molto particolare. Poi una voce che gli disse: quello è l'uomo che può aiutarti. Quando si svegliò decise di cercare quell'uomo a tutti i costi e la mattina dopo partì immediatamente per Winchester. Andò subito dal reverendo Alex Balmain, un prete episcopale, perché sapeva che usavano abiti simili a quelli del suo sogno, e gli raccontò tutto quello che stava accadendo, compreso il sogno che aveva fatto. Ma quando il reverendo finì di ascoltare la storia di Adam, gli disse subito che lui non poteva essere quell'uomo, perché non aveva gli strumenti per poter eliminare entità o fantasmi. Gli consigliò quindi di cercare un prete cattolico, perché solamente la Chiesa cattolica aveva familiarità con quelle cose. Adam a quel punto si mise subito a chiedere in giro se conoscevano un prete e fu indirizzato da una famiglia, i McSherry, che erano molto cattolici, forse loro potevano aiutarli. Adam si precipitò subito a casa loro e fuori, vicino al cancello, c'era una donna, la signora McSherry. Gli raccontò ogni cosa e la donna gli disse che c'era un prete e lo poteva incontrare la mattina successiva, che era domenica, nella chiesa di Shepherdstown. Il mattino dopo Adam si presentò in chiesa, dove conobbe tutta la famiglia McSherry, e quando all'altare arrivò il parroco vestito per la messa, Dennis Cahill, Adam Livingston scoppiò a piangere come un bambino. Disse che quello era l'uomo che aveva visto nei suoi sogni e lui era l'unico che poteva aiutarlo. Finita la messa andò subito dal parroco e gli raccontò la sua terribile storia. Lo pregò di aiutarlo, così insistentemente, con talmente tanta disperazione, che l'uomo accettò di visitare la sua casa. All'arrivo alla fattoria, padre Kyle interrogò subito la famiglia e tutti gli dissero esattamente le stesse cose in merito a quello che stava accadendo. Decise quindi di praticare subito un rito di liberazione, dicendo alcune preghiere, spargendo dell'acqua benedetta in tutta la casa. Finito il rito, quando il parroco stava per andare via, ai suoi piedi apparve la somma di denaro che i Livingston avevano smarrito qualche tempo prima, ed erano tutti scioccati perché era come se delle mani invisibili gliel'avessero restituita. Secondo alcune testimonianze, i poltergeist cessarono per qualche giorno, per poi ripresentarsi più forti di prima. Adam allora andò nuovamente a cercare padre Kyle, che tornò in quella casa ma con l'intenzione di dire la Santa Messa. Fu grazie a quella messa che i fenomeni paranormali cessarono definitivamente e i Livingston finalmente trovarono quella pace, quella serenità che tanto desideravano. L'aiuto che avevano avuto da padre Kyle, ma soprattutto da Dio, li segnò profondamente, talmente tanto che si convertirono alla fede cattolica. Non solo loro, anche alcuni vicini che erano stati testimoni del loro tormento si convertirono. La notizia di quegli eventi paranormali all'interno della casa di una famiglia luterana e la loro successiva conversione alla fede cattolica fece talmente scalpore che arrivò all'arcidiocesi di Baltimora e all'orecchio del vescovo John Carroll, che decise di inviare sul posto padre Demetrius Smith per indagare sulla faccenda. Padre Demetrius, che aveva 27 anni, all'anagrafe principe Mitri Gallitzin, era il figlio di una contessa tedesca e di un principe ambasciatore russo dell'imperatrice la Grande. Era un uomo molto istruito e aveva frequentato le migliori scuole d'Europa. Era conosciuto anche come Augustine Smith, nome che assunse per umiltà nel voler nascondere le sue nobili origini. Prima di arrivare a casa Livingston era molto scettico su quella storia. Andò quindi per smentire quegli eventi tramite la scienza e la psicologia.
Lui scrisse che era rimasto lì per circa 3 mesi indagando su quei fatti straordinari e che nessun avvocato aveva mai esaminato e interrogato i testimoni come aveva fatto lui in tutto quel tempo. All'inizio non poteva assolutamente credere a tutta quella storia, ma suo malgrado si dovette ricredere. Al suo arrivo, per qualche strana ragione, gli eventi in casa Livingston tornarono e anche più forti di prima. Colpi e strani rumori che non avevano alcuna fonte materiale e padre Galitzin ne fu testimone, arrivando alla conclusione che erano l'opera di una fonte demoniaca. Raccontò tutto al suo amico il reverendo Bradley e decise di esorcizzare quei demoni con delle preghiere. Appena iniziò a pregare, però, un forte rumore di carri trainati da cavalli invase la casa ed era talmente forte che il prete dovette sospendere l'esorcismo. A quel punto mandò a chiamare padre Kyle chiedendo il suo aiuto e quando arrivò e furono pronti per iniziare il rito, chiese ai Livingston di inginocchiarsi e tutti insieme ordinarono a quei demoni di abbandonare quella casa. Dopo un po' di resistenza, quelle fonti demoniache obbedirono ai sacerdoti. Dopo quell'intervento i fenomeni paranormali sparirono per sempre e i Livingston trovarono la serenità. Una notte però accadde qualcosa di davvero particolare. Adam fu svegliato da una voce dolce e soave, una voce che gli disse di alzarsi, di svegliare la sua famiglia e di pregare. E così fece. Pregarono tutti insieme con quella voce che li guidò per oltre 17 anni, istruendoli alla fede cattolica. Per i Livingston fu tutto chiaro. Quella voce aveva reso tutto limpido. Era lì per fargli comprendere il potere del bene sul male, la potenza di Gesù, della sua Chiesa e dei suoi rappresentanti, il loro potere sul diavolo e sui demoni. Una notte quella voce li fece alzare per 3 volte a pregare per una particolare anima del purgatorio, una delle figlie dei Livingston, però pensò che fosse davvero un'esagerazione, che in fondo avevano meritato quella pena, quando all'improvviso una voce gridò aiuto e quando fu chiesto che tipo di aiuto volevano, rispose preghiere, perché soffriamo tormenti atroci. In quel momento su un pezzo di stoffa apparve l'impronta di una mano bruciata. Padre Galitzin, saputo questo, chiese in regalo quella reliquia, che mostrò molto spesso nel tempo ogni volta che testimoniò degli eventi capitati ai Livingston. La voce li esortava ad essere devoti alla Beata Vergine Maria e li implorava di pregare per le anime del purgatorio. Li esortava alla carità, all'ospitalità verso il prossimo, alla modestia, all'umiltà. Adam Livingston veniva spesso inviato dai malati e dai sofferenti. Gli venivano predetti anche eventi futuri e spiegati quelli attuali. I Livingston raccontarono anche di una visita straordinaria. Un giorno bussò alla porta un giovane uomo vestito di stracci e scalzo. Gli chiesero da dove veniva e lui rispose: da mio padre. Gli chiesero anche che cosa ci facesse lì e lui rispose che era venuto per indicargli la via. Rimase con loro per 3 giorni e quando gli chiesero se avesse bisogno di un paio di scarpe perché era una stagione molto fredda, lui rispose che da dove veniva non c'era né caldo né freddo. Quando quell'uomo particolare andò via, lo videro svanire di fronte alla loro casa. Adam Livingston si trasferì poi nella contea di Bradford, dove morì nel 1820. Prima di morire, però, quella voce gli rivelò che un giorno quel luogo sarebbe diventato un terreno di preghiera, in segno di gratitudine per tutte le grazie che lui e la sua famiglia avevano ricevuto dalla fede. Da documenti ufficiali si sa che Adam, prima di morire, aveva ceduto diversi acri di terreno alla chiesa e che venne poi soprannominato il campo del prete, perché per molte persone quella voce che aveva guidato i Livingston per tutti quegli anni apparteneva ad un prete deceduto. Inizialmente il terreno divenne un cimitero, ma nel 1923 venne costruita dai fedeli una cappella in onore delle anime del purgatorio, che divenne poi un luogo di pellegrinaggio e di devozione. Amici, ritengo che questa storia sia davvero affascinante. E se la voce che ha guidato i Livingston per tutti quegli anni apparteneva a quell'uomo che era deceduto all'inizio nella loro casa,
Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa storia e che cosa ne pensate. Io vi mando un bacio grande, ci vediamo domenica con un'altra storia. Ciao amici.